È il 19 marzo del 1378. A Roma, nei Palazzi Vaticani, il pontefice Gregorio XI, dopo una consultazione con i pochi cardinali presenti, sta firmando un documento in cui afferma che in caso di morte del pontefice i cardinali potessero riunirsi immediatamente in conclave a Roma per poter decidere il successore, senza dover necessariamente attendere l'arrivo dei cardinali residenti all'estero. Ma perché Gregorio XI ha tutta questa fretta? Cosa vuole evitare? Scopriamolo insieme in questo nuovo episodio di Storie Pontificie, il podcast di The History Tales in cui analizziamo insieme gli eventi protagonisti della storia del papato. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Ma torniamo al nostro racconto. Papa Gregorio XI era infatti da pochi mesi tornato a Roma. Come è noto, il papato per gran parte del XIV secolo era infatti stato ad Avignone, in Francia, dove era stata inserita una nuova sede papale dove il pontefice si era trasferito per allontanarsi dall'urbe considerata molto pericolosa e allo stesso modo per rimanere sotto la protezione del re di Francia. Nel corso dei decenni si erano susseguiti diversi pontefici di origine francese e nessuno di loro aveva dato idea di voler tornare a Roma. Solo il predecessore di Gregorio XI, Urbano V, era rientrato in città per qualche mese nel 1367, per poi rientrare in fretta ad Avignone e morire lì nel 1370. Dopo aver ritardato per diversi mesi e per diversi motivi il rientro a Roma, Gregorio, a differenza del suo predecessore, aveva preso la decisione di un rientro definitivo, spinto anche dalle continue lettere inviategli da Caterina di Siena, e la quale esortava il pontefice a riprendere il controllo della città e soprattutto dei territori dello Stato pontificio. Ed era infatti proprio quello che premeva il pontefice, che in quegli anni vedeva, a causa di rivolte, ma anche degli interessi, soprattutto da parte dei Visconti, diminuire la sua forza e il suo potere sui territori papali. Il rientro del pontefice fu convulso e non senza numerosi ripensamenti. Si racconta che già in partenza da Avignone il cavallo del Papa fece bizze, tanto che quasi lo disarcionò. Nonostante questo, il pontefice prese comunque sul serio la volontà di rientrare e proseguì il suo viaggio fino a Marsiglia, dove si imbarcò con non poche difficoltà anche per un mare non proprio tranquillo e sbarcò a Genova. Arrivato lì, soprattutto udendo quali erano le problematiche, le tensioni che si erano create negli stati pontifici, ma soprattutto anche il fatto che non fosse poi ad attenderlo, non ci fosse una folla particolarmente festante, il pontefice aveva avuto dei ripensamenti che sembra essere stati poi fugati dalla presenza di Caterina che convinse il pontefice a proseguire nel suo percorso. Quindi il pontefice prese di nuovo, salpò di nuovo e arrivò a Corneto, nei pressi dell'odierna Tarquinia, dove iniziò una serie di trattative con il comune romano per poter accedere in città in tutta la tranquillità. Riuscì ad ottenere questo lasciapassare e il 17 gennaio del 1377 finalmente il pontefice entrò a Roma e si stabilì in Vaticano, come aveva fatto anche Urbano V nella sua breve esperienza precedente, e che proprio in quegli anni divenne la sede principale del pontefice a discapito del Laterano, che invece per gran parte del Medioevo era stata poi la residenza principale del Papa. Gregorio sapeva bene però che il suo rientro a Roma non era stato apprezzato da tutti i cardinali e soprattutto non era stato apprezzato dal re di Francia, che aveva tutto l'interesse a tenere il pontefice sotto controllo ad Avignone. Ed è per questo che torniamo al 19 marzo del 1378, quando Gregorio, in condizioni di salute deplorevoli, sente la fine vicina e decide quindi di riunire i pochi cardinali, avallando la possibilità che possano riunirsi quanto prima dopo la sua morte. Non solo, ma gli esorta anche a farlo e a trovare già un candidato di compromesso già prima della sua dipartita, così che le procedure di elezione siano più veloci. Mentre alcuni legati stanno svolgendo delicate trattative a Firenze, dove sostanzialmente c'erano alcune rivolte che stavano contagiando anche i territori pontifici dell'Umbria e del sud della Toscana, insomma del nord del Lazio per essere più precisi, tra il 26 e il 27 marzo del 1378
il nostro pontefice morì. Gregorio fu sepolto nella chiesa di Santa Maria Nova, che oggi è conosciuta come Santa Francesca Romana, poiché qui è poi stata sepolta la santa successivamente nel 1440. Gregorio era particolarmente legato alla chiesa, non tanto per una sua presenza effettiva, perché come abbiamo detto era stato per diverso tempo ad Avignone, ma perché era il cardinale, prima di diventare papa, era il titolare della chiesa stessa. Il monumento che noi oggi vediamo in Santa Maria Nova, Santa Francesca Romana, in realtà molto posteriore, fu realizzato nel 1584 da Pietro Paolo Olivieri e raffigura proprio come scena principale il ritorno del pontefice a Roma. Con la morte di Gregorio, i cardinali sono tuttavia impreparati, non hanno ancora raggiunto un accordo sul nome, però decidono di seguire il consiglio del pontefice e quindi passarono strettamente i 10 giorni necessari per seppellire il cadavere del Papa e preparare quindi lo stretto indispensabile per poi mettere a punto il conclave stesso, che si aprì l'8 aprile del 1378. Se le preoccupazioni di Gregorio erano tutte per gli altri cardinali, per il re di Francia, in realtà non aveva fatto i conti in precedenza anche con un altro attore fondamentale in questa vicenda, ovvero il popolo romano. Il popolo era infatti molto preoccupato che la nomina di un prelato francese avesse riportato la sede papale ad Avignone o comunque in Francia e quindi lontano dalla città. Cosa impensabile per una città che fondava gran parte del suo prestigio sulla figura del pontefice, che era anche fondamentale come motore dell'economia cittadina e infatti la città dopo diversi anni senza papa, che era ad Avignone, soffriva parecchio la mancanza della sua autorità principale. Già nei giorni precedenti al conclave, diversi personaggi, esponenti dell'aristocrazia urbana e del comune romano, si avvicendavano nei pressi delle residenze dei cardinali, dialogando più o meno in maniera civile, ma sicuramente mettendo pressioni anche arrivando alle minacce fisiche, perché venisse nominato un papa italiano, meglio ancora se romano. Nonostante questo, il comune cercava di mantenere delle garanzie nei confronti dei cardinali su una sicurezza del conclave stesso e delle vite dei prelati. Ma la voce del popolo era difficile da contenere e fu abbastanza netta. Il grido che si udiva in maniera più importante tra le vie di Roma in quei giorni era Romano lo volemo o al manco italiano. Insomma, non sarebbe stato accettato un papa straniero. Se l'elezione era ormai da diversi anni affidata solo ai cardinali, e anzi, se volete maggiori dettagli su come venisse eletto un papa e come funzionava il conclave, vi invito a guardare l'altro video dedicato specificatamente al tema, di cui troverete il link nella descrizione e probabilmente anche qui sopra. L'eletto poteva, come detto in quel video, essere anche un non cardinale e addirittura non era necessario che fosse ordinato vescovo. Anche perché se ci limitiamo a vedere il novero dei cardinali, ben pochi erano poi quelli di origine italiana. Gli anni di Avignone avevano infatti plasmato un collegio cardinalizio a trazione francese, con i pontefici, anch'essi transalpini, come detto, che favorivano parenti, amici, elevandoli alla porpora cardinalizia. Nulla di scandaloso comunque per l'epoca perché nel secolo precedente, quando il papato era ancora a Roma, i pontefici romani avevano la stessa abitudine con i principali esponenti delle loro famiglie e di quelle loro alleate. Ma torniamo al nostro conclave. I cardinali elettori erano in totale 23, di cui 16 presenti a Roma e 7 rimasti in Francia. Di coloro che parteciparono al conclave, uno veniva dalla Repubblica di Firenze, Pietro Corsini. Poi c'era Simon da Borsano, che era di Milano, Robert di Ginevra, ma sostanzialmente filo francese, e poi c'era Pietro Martinez de Luna, i Pérez de Cotor, che era invece, come il nome lascia intuire, proveniente dalla penisola iberica e più precisamente dal Regno d'Aragona. Poi c'erano Giacomo Orsini e Francesco De Baldeschi, entrambi dello Stato Pontificio romani. I restanti 10 quindi erano tutti francesi. Qualche curiosità in più su questo conclave. Innanzitutto, nessuno dei cardinali in conclave diverrà papa. Scopriremo tra poco chi sarà poi il prescelto. Nessuno di loro partecipò a un conclave successivo.
e soprattutto, dico gli ufficiali ovviamente, e soprattutto tra i cardinali figurano ben due porporati che diverranno antipapi. Uno è Robert de Geneve, già citato in precedenza, che venne eletto pochi mesi dopo con il nome di Clemente VII, e l'altro è il cardinale aragonese Pedro Martinez de Luna, che nel 1394 diverrà antipapa con il nome di Benedetto XIII. I cardinali si chiusero quindi in Vaticano, mentre le tensioni in città aumentavano. Si era diffusa infatti la voce che l'arcivescovo di Arles, camerario della Chiesa, non solo avesse fatto occupare dai soldati il Castel Sant'Angelo, ma che avesse addirittura chiamato delle compagnie bretoni di mercenari che circondavano la città e l'avrebbero occupata in caso di tensioni. Il comune, dal canto suo, si premunì, facendo entrare milizie delle città vicine come Tivoli e Velletri, sia per evitare problemi con i mercenari, ma soprattutto per impedire ai porporati di fuggire in qualche modo al seguito di un'elezione sfavorevole. E allo stesso modo dovevano anche garantire l'ordine pubblico per evitare che i baroni, i potenti nobili romani, potessero in qualche modo tentare di influire sull'elezione papale. Dopodiché, insomma, è chiaro che la situazione era particolarmente tesa e si era creata una specie di stallo alla messicana, un tutti contro tutti, poiché nessuno si fidava di nessuno. Probabilmente si tratta anche di uno dei momenti di più alta tensione vissuti dalla città di Roma in tutta la sua storia. I cardinali, intimoriti dalle pressioni del popolo, avevano poi fatto apporre addirittura una scure con un ceppo nel mezzo del cortile di San Pietro, ad ammonimento per chiunque si fosse avvicinato con intenzioni nefaste al conclave. Siamo quindi in procinto di arrivare alla chiusura conclavis. È la sera del 7 aprile. I cardinali si avviano verso questo luogo del conclave, circondati da ali di folla che da un lato li salutano con reverenza, ma dall'altro continuano a minacciarli e a incentivare il fatto che il prossimo pontefice debba essere necessariamente un romano. In conclave si crearono ben presto due fazioni, una ovviamente più vicina ai francesi e l'altra legata agli italiani, che però erano in minoranza. In realtà neanche i francesi presenti volevano effettivamente un papa limosino, quindi un nuovo papa francese, probabilmente più per paura della reazione del popolo che per un'effettiva volontà politica. Però allo stesso tempo non volevano neanche un romano e quindi dovevano cercare di bilanciare un po' le cose. Sostanzialmente il romano non poteva essere scelto perché i due cardinali presenti, il Tebaldeschi era troppo vecchio, l'Orsini era troppo giovane. Non si arrivò neanche alla prima votazione che sostanzialmente i capi rione che dovevano in realtà essere a capo delle milizie che dovevano proteggere i cardinali stessi da eventuali infiltrazioni, entrarono loro stessi all'interno del conclave e sostanzialmente minacciarono nuovamente i cardinali di eleggere un papa romano. In special modo con il cardinale Orsini e con il cardinale Corsini di Firenze si arrivò quasi alle mani. Riportato l'ordine, era evidente a tutti che da quel consesso non sarebbe uscito un cardinale francese. E a questo punto bisognava trovare un nome italiano. Furono così i francesi a proporre il nome di una persona terza al di fuori del consesso, tal Bartolomeo Prignano, arcivescovo di Bari, che era quindi vicino agli Angioini, ma comunque di nazionalità italiana. Allo scoccare della mezzanotte il nome sembrava accordato da tutti, ma serviva una votazione ufficiale una volta constatata la disponibilità del candidato. I cardinali quindi fecero questa votazione e però, appunto in attesa poi di avere il riscontro da parte del Prignano, tuttavia non ci fu l'unanimità. Un cardinale si oppose e vedremo tra poco chi è l'identità di questa persona. A questo punto però, mentre tentavano di coricarsi per la notte, il popolo romano non demordeva e si era accalcato di fronte al palazzo e soprattutto non solo era armato fino ai denti, ma aveva addirittura cominciato a fare una pila di materiale combustibile per minacciare ulteriormente i nostri poveri porporati. Il giorno seguente, in un clima totalmente surreale, i cardinali ripresero quindi le votazioni e Prignano non ottenne nuovamente l'unanimità.
Chi era il cardinale che si opponeva? Era il cardinale Orsini, giovane rampollo della famiglia che ambiva al soglio di Pietro e si opponeva, proponendo sempre l'elezione di un personaggio più anziano, di transizione, che col suo pontificato avrebbe calmato le acque e che quindi avrebbe permesso all'Orsini nel conclave successivo di imporsi con più facilità. Nel frattempo comunque gli altri cardinali proseguirono, convocarono il Bartolomeo Prignano con la scusa che doveva sbrigare degli affari ecclesiastici. Dopo il pranzo però la situazione precipitò nel caos e il corso degli eventi qui non è molto chiaro. Alcune versioni dei fatti ricordano che alle pressioni del popolo alcuni cardinali annunciarono l'elezione dell'arcivescovo di Bari. I romani forse nella confusione capirono il nome di Bar, che era un curiale francese di Gregorio XI, e quindi si ribellarono alla decisione di un papa francese. Minacciati di morte, i cardinali a quel punto fecero il nome del Tebaldeschi, affermando che fosse lui il nuovo pontefice. Altri sostengono invece che il nome del Tebaldeschi uscì fin da subito per calmare le acque e che i romani sfondarono le porte del conclave per fare omaggio all'eletto in festa, che venne quindi messo di forza sul trono, mentre i cardinali rifuggirono e scapparono come meglio potevano, spesso a piedi e senza vesti per non farsi riconoscere. Entrambe le versioni concordano, diciamo, su una cosa, che come era creanza i romani fecero visita prima alla residenza del Tebaldeschi una volta saputa la sua elezione e saccheggiarono tutto quello che vi era. Successivamente si trattava questa di una pratica in realtà avvenuta anche in altre elezioni e che toccava ovviamente soprattutto i cardinali romani. Quando si sapeva fossero eletti, le loro case veniva depauperata di tutti i beni e, come detto, i romani non contenti successivamente chiedevano altre prebende al neoeletto. Nel frattempo era giunto anche Prignano, che di fronte a tutta quella foga si era sostanzialmente rifugiato anche lui con i cardinali. Ma arrivò il momento della verità e si annunciò che il neoeletto papa non fosse il Tebaldeschi, fu forse lui stesso a dirlo, ma l'arcivescovo di Bari, Bartolomeo Prignano. La reazione fu terribile. Non è un romano, muoiano i traditori. Le campane della città suonarono a stormo e la gente accorreva con armi mentre i cardinali fuggivano alla bene e meglio, eh, per lo più rifugiandosi a Castel Sant'Angelo, dove c'era appunto questo presidio di soldati, mentre altri vennero comunque presi e ricondotti a forza al conclave. La sera dell'8 passò in un clima quindi totalmente surreale, con i romani che attendevano la conferma della nomina del Tebaldeschi, ma all'indomani i 12 rimasti nel conclave votarono, facendo anche una prova di forza, all'unanimità Prignano, presentandolo comunque come papa italiano e che quindi doveva andare bene anche ai romani. E fu così che dal canto loro i romani si chetarono alle rassicurazioni soprattutto che il neoeletto non avesse intenzione di spostare la sede papale. Il 9 aprile Bartolomeo Prignano divenne ufficialmente papa e il 18 aprile prese possesso della cattedra con il nome di Urbano VI. Il Prignano, pensate, fu anche l'ultimo pontefice della storia, almeno fino ad oggi, a non essere cardinale al momento della sua elezione. La nostra storia sembrerebbe chiudersi qui, ma non è così. Urbano fu infatti un pontefice molto duro nei confronti dei cardinali. Da un lato certamente combatteva per una profonda riforma della Chiesa, ma dall'altro non si era reso conto dell'enorme disunità che vi era. Lo scagliarsi contro i cardinali nei vari sinodi successivi portò i porporati a schierarsi ben presto contro il pontefice. E fu infatti Roberto di Ginevra, forse il più forte tra gli esponenti del collegio, che si accostò al pontefice al termine di un concistoro e lo minacciò apertamente. Or vi dico in verità che se voi menomerete il nostro onore, noi pure menomeremo il vostro. Urbano fece poi anche un altro grande errore, volendo affiancarsi dal re di Francia e disapprovò tutte le sue scelte e soprattutto non patteggiò a suo favore nella disputa tra francesi e inglesi. Tra maggio e giugno del 1378 si consumò lo strappo definitivo tra papa e cardinali francesi. Mentre il pontefice e gli italiani erano a Tivoli, i francesi erano infatti ad Anagni. Si instaurò un dialogo tra le due fazioni, cercando di ricomporre la frattura e cercando di riportare il pontefice a più miti consigli.
Ma ormai i giochi erano fatti, la frattura era insanabile e i cardinali francesi si erano premuniti, assoldando delle bande mercenarie di bretoni e guasconi allo scopo di prendere Roma e mettere pressione sul Papa. Il 16 luglio del 1378 si combatté una epica ma tanto quanto tragica battaglia a nord della capitale, sul ponte Salario per la precisione, dove i romani in difesa del loro pontefice sfidarono le potenti armate mercenarie. Ci ricorda lo Stefano in fessura, nel 1378, nel mese di luglio al dì 16, vennero i bretoni a Ponte Salaro et fecero grande ucciditoria dei romani in quello loco, i quali bretoni vennero a petizione dei cardinali, che stavano in Anagni e lo Papa stava a Tivoli. Ne fu quindi una carneficina. I romani persero e alcune parti della città furono saccheggiate, ma il pontefice, grazie alla strenua resistenza del popolo romano, riuscì ad avere il tempo necessario per allontanarsi da Tivoli e fuggire nel regno di Napoli. L'evento fu comunque di notevole impatto per i romani e ne sono testimonianze anche alcune lapidi tombali di due cittadini defunti in tali occasioni, purtroppo oggi perdute, ma di cui conosciamo l'esistenza. Le compagnie dei Bretoni furono poi definitivamente sconfitte presso Marino dalla Compagnia Italiana di San Giorgio di Alberico di Barbiano, assoldata dal pontefice. Nel frattempo, i cardinali scismatici avevano promulgato un documento in cui affermavano l'invalidità delle elezioni di Prignano avvenuta sotto minaccia. Questo documento comportò una vera e propria inchiesta alcuni anni dopo sulle elezioni del Papa e sui fatti di quei terribili giorni di conclave. Nel settembre i cardinali scismatici, radunati a Fondi, elessero nuovamente un pontefice. La scelta cadde sul potente Roberto di Ginevra, che divenne papa con il nome di Clemente VII e solo in seguito poi verrà riconosciuto invece come antipapa. L'evento scatenò l'inizio del più terribile scisma della storia della Chiesa cattolica, il cosiddetto scisma d'Occidente. Il conflitto durò per quasi 40 anni, concludendosi solo nel 1417-1418, ma anche con strascichi che proseguirono nei decenni successivi, e questo l'abbiamo visto negli episodi riguardanti la dinastia dei Savoia, e anche qui, se volete vedere e conoscere meglio le vicende, per esempio dell'antipapa Felice V, vi lasciamo il link in descrizione e qui sopra. Per quanto riguarda poi nello specifico lo scisma d'Occidente, ne parleremo in un altro video a parte perché è un argomento veramente complesso, molto lungo e quindi c'è bisogno di un approfondimento specifico. Alcuni anni dopo, come detto, venne comunque istituito un processo per ricostruire gli eventi occorsi durante il 1378 e durante il conclave. Lo scopo era quello di capire se effettivamente l'elezione del Prignano fosse stata regolare, come poi venne confutato, o se effettivamente particolarmente influenzata dalle tensioni. Venne confutato sì che l'elezione fosse regolare, ma è evidente che queste tensioni ci furono, insomma. La cosa interessante è però che vennero chiamati a testimoniare diversi notabili romani ed esponenti dell'aristocrazia urbana, invischiati all'epoca nel governo della città, che appunto era in mano ai banderesi, i quali ricordarono gli eventi tumultuosi che coinvolsero l'elezione del pontefice. Con questo racconto però si chiude la storia del convulso conclave del 1378, un evento straordinario che dimostra l'importanza a livello politico dell'elezione del Papa, importanza che a distanza di secoli e nonostante il diverso ruolo temporale del pontefice, mantiene ancora oggi un ruolo centrale nelle dinamiche geopolitiche internazionali, poiché, come è noto, il pontefice è capo della cristianità e quindi può influire su oltre 1 miliardo e 400 milioni di persone nel mondo. E voi conoscevate questo evento? Cosa ne pensate? Beh, parliamone insieme nei commenti e come al solito, se vi è piaciuto il video, vi invitiamo a mettere un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e date uno sguardo alla descrizione qui sotto, dove ci sono tutti i link per continuare a supportarci nel nostro lavoro. Ci vediamo al prossimo episodio di questa serie dedicata alla storia del papato. Alla prossima!